pensare per immagini vuol dire farsi un'immagine delle cose che pensi, non so, e non un testo. Ehm, Vedevo la differenza con mia moglie che lei diceva quando studiava legge che vedeva il libro con il testo scritto. Io non potrei mai vedere un libro con un testo scritto nella mia mente se l'ho memorizzato. Io vedo il concetto. Supporti visivi funzionano, lo so, sulla mia pelle, funzionano meglio di un testo, sicuramente. Voglio sfruttare, diciamo, l'occasione di questa domanda per riflettere sugli stili di pensiero, perché vedere per immagini è di nuovo un altro stereotipo che incorre rispetto al funzionamento autistico, e non perché non ci siano autistici che pensano per immagini, assolutamente ce ne sono moltissimi, probabilmente più di quante persone tipiche pensino per immagini, ma succede che anche persone non autistiche possono avere un pensiero visivo molto forte. Dico che è uno stereotipo perché non tutte le persone autistiche pensano per immagini. Ci sono persone che hanno un pensiero più visivo, persone che hanno un pensiero verbale, persone che hanno un pensiero più sinestetico, persone che hanno una costituzione del pensiero mista in realtà. Quindi anche l'opportunità di utilizzare supporti, di utilizzare tutta una serie di tecniche, diciamo, come supporti visivi, eccetera, non c'è nulla di male laddove siamo sicuri che siamo di fronte a una persona che ha uno stile di pensiero visivo, perché dare per scontato questo, perché siamo di fronte a un autistico, sarebbe appunto ragionare per stereotipi e non necessariamente andiamo incontro a quelle che sono le esigenze poi del bambino o del ragazzo o della persona in questione. Per prima cosa vorrei chiarire che non tutti gli autistici hanno un pensiero visivo. Alcuni hanno un pensiero più verbale, altri più logico-matematico. Io sono abbastanza visiva e questa cosa mi è utile, mi è stata utile per un sacco di cose. Nel mio lavoro innanzitutto mi aiuta a vedere prima le grafiche che dovrò andare a realizzare, anche i passaggi che dovrò eseguire nei vari programmi di grafica. A scuola, anche a scuola, ho notato come mi aiutasse tantissimo a memorizzare, a realizzare delle mappe con delle immagini. Ma negli anni 80 e 90 non si conoscevano tante cose che oggi sappiamo, quindi a scuola era un disastro, sostanzialmente avevo grossi problemi a memorizzare praticamente tutto. Andavo male nella maggior parte delle materie, alle superiori sono stata rimandata tutti gli anni e alla fine mi sono diplomata col minimo. Pensavo di essere stupida,